Davanti a me c'è un grosso banco di cefali. L'acqua qui è bassa, ma la corrente è comunque forte. Devo muovermi senza che i pesci mi avvertano come un pericolo. Decido allora di spostarmi sulla pietra alla mia destra. Butto fuori tutta l'aria dai polmoni e con il poco fiato che mi rimane scivolo in avanti. Ora non mi resta che aspettare. Dopo poco i pesci sentono il mio battito e incuriositi si avvicinano. Preso il primo pesce dopo 6 mesi fuori dall'acqua. È passato tanto tempo dalla mia ultima giornata di pesca in apnea e tutto a causa del grave infortunio al dito che ho avuto. Nei mesi scorsi ho provato a scendere, però non riuscivo a caricare il fucile. Oggi per la prima volta non sento dolore nel farlo. Ho deciso di cominciare su un fondale molto basso, in una zona nella quale non ho mai pescato, l'isola di Carloforte. Qui il territorio è molto particolare ed è fatto di scogliere alte e lastroni vulcanici che si gettano in mare. Chissà cosa troverò lì sotto. Ed è proprio quello che ho pensato quando sono arrivato col traghetto sull'isola, che non avevo mai visitato. Sono molto emozionato a scendere per la prima volta, anche se l'inizio non è del tutto promettente. L'acqua infatti è torbida e piena di meduse urticanti. Bisogna prestare attenzione. Ho deciso di portare il mio fucile preferito, il Corallo 80, un fucile corto con il quale però ho un feeling pazzesco. Oggi infatti c'è davvero molta risacca e muoversi su questo basso fondo richiede moltissimo peso in cintura, cosa che so mi affaticherà molto. Voglio cominciare con una serie di agguati che termineranno con un aspetto, sperando che qualche grosso pesce possa avvicinarsi. Eppure vedo solo delle piccole ombre in lontananza. Si tratta di saraghi che si avvicinano timorosi. Sono troppo piccoli per sparare. Mi muovo allora su questo fondale bassissimo di circa 40 cm e in lontananza si vedono dei cefali. La strategia è molto semplice, rimanere fermi e puntare quello più grande. Nonostante sia passato tanto tempo, ho ancora una mano ferma con questo fucile e il tiro risulta perfetto. Dopo il primo cefalo, la mia ricerca continua tra queste rocce sconnesse. Questa è la classica situazione nella quale il pesce può sbucare da dietro l'angolo in qualsiasi momento e bisogna essere pronti a sparare subito. Poco più avanti, infatti, vedo 2 orate che stanno mangiando. Sono pesci di circa mezzo chilo e dovrei sparare immediatamente, ma esito troppo a farlo. Infatti, spero sempre che i pesci si avvicinino di più, però un'onda mi sposta all'improvviso e le orate spaventate se ne scappano via. Purtroppo, nel basso fondale, un movimento sbagliato può pregiudicare tutto. Poco male, almeno i pesci ci sono. Infatti, poco dopo rivedo il banco iniziale dei cefali e come avete già visto all'inizio, con un piccolo appostamento vicino alla roccia riesco a portarli a tiro. Questo cefalo è stato colpito perfettamente ed è morto sul colpo. Mi sto muovendo ancora sul basso fondale, fatto di lastroni e piccole pietroline, tra le quali si nasconde anche una bellissima stella marina, che osservo con curiosità e poi rimetto al suo posto. Quando pescate nell'acqua bassa, un'altra tecnica che potete utilizzare è quella dell'aspetto dalla superficie. Non serve immergervi per questa tecnica, ma basta trovare una pietra abbastanza nascosta e aspettare comodamente il pesce, rimanendo con il tubo fuori dall'acqua e aspettando che i pesci si avvicinino. Oggi purtroppo il mare è un po' troppo mosso per questa tecnica, eppure un banco di salpe si avvicina così tanto che potrei quasi toccarle. Ed è passato poco più di un minuto. Lo stesso è avvenuto con questo sarago maggiore, che si è avvicinato per capire cosa fosse quello strano animale fermo sul fondo. La cosa incredibile è che se stiamo fermi i pesci non scapperanno e rimarranno intorno a noi finché non facciamo qualche brusco movimento. Una tecnica che non mi piace utilizzare, ma che a volte funziona molto bene, è quella dell'aspetto. In quest'acqua bassa ho trovato dei grossi canali e in questi canali potrebbe passare qualche bel pesce, soprattutto cefali orate. Mi immergo e cerco un appostamento vicino a una roccia.
La strategia che può funzionare è anche quella di creare del rumore, simile a quello dell'orata che sta schiacciando delle conchiglie. I pesci infatti sono tutti dei grandissimi opportunisti e quando c'è un pasto facile accorrono per mangiare. In questo caso però non vengono i pesci che pensavo, ma una grossa triglia. Ma aspetto a sparare, sperando in qualche pesce più grande, che però non arriva. Purtroppo il mare sta cominciando ad agitarsi parecchio e pescare in questo basso fondale non è affatto piacevole. Potrei ancora incontrare qualche bel pesce, ma sparare sarebbe davvero difficile, visto che le onde mi spostano parecchio. Come accade infatti con questo cefalo. Vedo il pesce da lontano, ma non riesco ad immobilizzarmi subito. Allora proverò a sorprenderlo dall'altra parte della roccia, ma le onde continuano a spostarmi. Il cefalo purtroppo mi vede e scappa velocemente. Poco più avanti vedo un banco di salpe, alcune delle quali sono davvero molto grandi. Anche qui l'unica soluzione è quella di aggirare le rocce che mi trovo davanti e che mi separano tra loro e fare un lungo percorso in apnea per cercare di portarmi a tiro più possibile. Dopo un po' di tempo e con molta difficoltà riesco nel mio intento e piano piano mi avvicino sempre di più ai pesci che mangiano. Ma quelle più grandi, decisamente più furbe delle altre, riescono a percepirmi e si allontanano. E io allora decido di non sparare a quelle più piccole. Ormai sono stanco, sono infatti passati un paio d'ore e il mare si sta agitando sempre di più. Decido di riprovare l'indomani su un fondale completamente diverso. Nel prossimo video mi vedrete alle prese con fondali completamente diversi. La mia scelta sarà quella di optare per un fucile più lungo, perché qui si passa davvero dai 2 ai 30 metri in pochissimo tempo, con scogliere a picco e fondali azzurri. E se venite a Carloforte non potete non girare per i suoi paesaggi incredibili, con strade che vi porteranno fin sotto, fino ad arrivare a delle calette nascoste tra scogliere alte e soprattutto montagne stranissime che sembrano venute da un altro pianeta. Ma se venite qui non potete non assaggiare la cucina locale. Carloforte infatti è una piccola frazione di Genova in terra sarda e la cucina è quasi prettamente ligure, con specialità tipiche della zona: baccalà fritto, pesce spada, tonno in tutte le salse. Infatti qui ancora si fa la mattanza. Carloforte trasuda pesca e mare da tutti i pori e domani andremo ad esplorare insieme uno dei fondali più belli che io abbia mai visto.